Salve a tutti, è un po' che non ci vediamo, con l'occasione intanto ringrazio tutti i nuovi iscritti. Come vedete, come sapete, io non incito mai, non invito mai a iscrivervi, ma sicuramente a me fa piacere. Oggi vi parlo di questo prodottino, di questo oggetto che io ho avuto modo di provare in maniera abbastanza accurata e che mi ha positivamente sorpreso. Trattasi di un apparentemente banale sistema di soundbar con subwoofer della Essence, che però così tanto banale non è. E adesso vi spiego il perché subito dopo la mia breve sigla. Come dicevo, trattasi di un sistema 2.1 della iSense modello HS2100, che non è altro che il 2.1, che mi ha positivamente colpito. Parto col dare delle indicazioni sul materiale di costruzione. È tutta plastica, la soundbar ha una rifinitura rigida che nella parte superiore dà l'effetto di ecopelle. Però attenzione, l'effetto ottico di ecopelle, non del tatto, è assolutamente plastica rigida. Mentre per quanto riguarda il case del subwoofer è in MDF rivestito in vinile nero ruvido, il classico nero ruvido che si può trovare in tanti altri oggetti. Il subwoofer funziona in Wi-Fi con la soundbar che lo pilota. La soundbar viene data come indicativamente di 240 watt, ma lo sapete benissimo anche voi che i wattaggi in questi settori sono del tutto arbitrari, quindi lasciano il tempo che trovano. Peraltro l'iSense è un marchio che personalmente io non adoro, specie in questo settore, però devo dire che questo funziona proprio bene. E soprattutto ha, a differenza di molti altri modelli, anche di marche più prestigiose, una possibilità di gestione anche ottica di quello che stiamo facendo, di quello che abbiamo impostato, non indifferente, che molti altri marchi appunto non hanno. In dotazione viene dato questo piccolo telecomando che vi faccio vedere ingrandito, assolutamente minimale, molto semplice, leggerissimo, piccolino. I tasti sono in gomma, la rifinitura è una sorta sempre di plastica, una sorta di anodizzazione molto carina, molto chic, oserei dire. Cosa poter aggiungere? Allora, la soundbar dietro ha due buchi per poterla appendere, ok? Ha una funzione prettamente stereofonica, i diffusori sono in questo punto. Si può utilizzare una funzione di, oserei dire, monotonia, ovvero sia viene plasmato il segnale come se fosse centrale, non è assolutamente appagante. L'unica soluzione ascoltabile è quella stereofonica. Ha un ingresso ottico, ha un ingresso HDMI e ha anche un ingresso Bluetooth che io ho avuto modo di provare, quindi usandolo con uno smartphone, sia iPhone che Android, o con un tablet, sia iPhone che Android, si può pilotare anche il volume della stessa soundbar. E questo è anche abbastanza pratico, è comodo. Quando lo andiamo ad accendere c'è una voce guida che a volte ha un volume veramente sostenuto, a volte meno. Non so se si è sentito. Ha detto Hello Optical perché l'ultima prova che io ho fatto era collegato in ottica. Allora, col tasto search, che è quello piccolino con una freccia di lato a quello dello spegnimento, Bluetooth, si cambiano gli ingressi. Ogni volta che cambiamo un ingresso, la soundbar dice cosa abbiamo collegato. Ad ogni ingresso corrisponde un LED di colore diverso.
Possiamo anche regolare l'intensità di questi LED. Oltre a questo, la cosa simpatica sono i gradi di volume. C'è una fila di 5 LED bianchi che man mano che si preme il volume, ognuno aumenta di intensità fino a passare a quella dopo. E questo lo fa per la prima volta per tutta la fila dei 5, per poi riproporsi dal primo all'ultimo. Quindi è una regolazione piuttosto fine, molto precisa del volume, e ci dà modo, a livello visivo, si vedono bene i LED, di capire all'incirca che volume l'abbiamo messo. Quando arriviamo al massimo, tenendo premuto il volume massimo, si vede lampeggiare tutti i 5 LED simultaneamente, vuol dire che questo è il massimo. Come stavo dicendo, per ogni ingresso c'è un colore differente. Quindi questo, oltre che sentirlo dire all'inizio quando lo impostiamo, lo possiamo, bisogna ricordarselo, vedere anche attraverso il colore. Ad esempio l'optical mi sembra che sia arancione, il Bluetooth è blu e poi c'è, mi pare, l'HDMI che è verde e così via, ha diversi colori. È molto pratica questa cosa qui. Devo dire, con l'optical il segnale non è straordinariamente forte, la pressione sonora non è incisiva. Col Bluetooth assolutamente sì. Col Bluetooth è veramente molto potente, più di quanto immaginassi. Un'altra cosa pratica, è praticamente invisibile. Nella parte superiore, oltre alla scrittina iSense, vi sono invisibili 4 tasti. Li si possono vedere solo in controluce perché sono spenti e sono in leggerissimo rilievo. Spegnimento, source, meno e più. Sono le regolazioni dei volumi. Praticamente sono invisibili, hanno una leggera rialzatura sulla parte centrale. Il subwoofer va in combinato disposto con il canale centrale, quindi quando noi andiamo ad alzare il volume, alziamo il volume anche del subwoofer. Tuttavia, possiamo regolare l'intensità dei bassi. Ovvio, per le dimensioni, pur essendo un bass reflex, questo è il diffusore, come vi ho detto è un bass reflex, ok? C'è l'ingresso del cavo elettrico, come in questo caso, e basta, non serve altro. Io devo dire, a livello di bassi non è ovviamente straordinario, ma parliamo di oggetti di basso costo, e ho visto che sul mercato, quando è stato preso, andava intorno ai 110 euro. Cifra assolutamente onesta per le prestazioni che dà. Cosa posso aggiungere? È un sistema in teoria appunto DTS, ha una discreta spazializzazione del suono. In conclusione, per quanto riguarda le prestazioni, non dovete aspettarvi chissà cosa. Come detto, è un oggetto leggerissimo, di dimensioni molto contenute. La barra è di 80 cm per 10 cm, alta 7. Quindi sono molto pratici per una cameretta, per una piccola sala, per enfatizzare quello che è l'audio che molti televisori ormai hanno perso, essendo ultrapiatti, alcuni addirittura l'audio nemmeno ce l'hanno. Quindi è una soluzione economica valida che io vi porterei a considerare qualora voi volesse appunto aumentare la pressione sonora del prodotto che utilizzate per ascoltare o vedere video, fosse anche un tablet, fosse anche un computer, un notebook, ha il suo perché, questo oggettino ha il suo perché. Io con questo ho detto tutto, spero di aver fatto cosa gradita. Se vi è piaciuto questo video, come al solito, fatemelo capire con un like che mi fa sempre piacere. Se avete necessità di informazioni, commentatemi il video e io cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile, e vi rimando alla prossima. Ciao ciao, a presto!